Call me Ismaele, chiamatemi Ismaele. Comincia così uno dei più grandi capolavori della letteratura mondiale. Chiamatemi Ismaele. Quando ho pochi o nulla soldi in tasca e quando comincio ad avere un po' di malinconia, allora decido di andare per mare. Herman Melville, così inizia Moby Dick, il suo capolavoro, la storia della grande balena bianca. E devo dire che questo racconto della balena bianca è il prototipo di tutti i film marinari, di tutti i film in cui c'è la caccia al grande pesce. E quindi diciamo che è anche il prototipo dello squalo di Steven Spielberg e anche dell'ultimo Megalodonte, l'ultimo film sugli squali. Praticamente l'estate è la stagione dei film sugli squali, ma noi oggi parleremo del prototipo di questi film, del primo, del 1975, del più importante, del capostipite. Per essere seri, però, c'è un precedente ancora più illustre di quello di Melville, e questo precedente è addirittura nella Bibbia, ed è la storia di Giona. Giona, che è questo profeta di Israele, che mentre attraversa il mare per sfuggire al destino che Dio gli ha dato di andare a predicare a Ninive, che è un luogo di infedeli e lui ha paura, Dio manda una tempesta per punirlo. E lui confessa ai suoi compagni di viaggio che questa tempesta è colpa sua. I compagni di viaggio lo prendono e lo buttano in mare. E in mare un grande pesce, non specificamente una balena, ma un grande pesce, la tradizione vuole che sia una balena, lo inghiotte per 3 giorni e per 3 notti. Poi Dio, mosso a pietà, fa sì che il pesce risputi Giona su una spiaggia. Questo fatto della Bibbia è ripreso testualmente nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, credo che sia Matteo che lo riporta, ed è un parallelo con la straordinaria vicenda di Gesù Cristo. Infatti per 3 giorni e per 3 notti lui è nel sepolcro, quindi è la metafora della risurrezione, ma anche nel Corano c'è di nuovo questa citazione di Giona, che per 3 giorni e per 3 notti finisce nel grande corpo di un grande pesce, di una balena, e viene risputato sulla riva del mare. Ora, al di là di questo precedente, che quindi testimonia come nell'inconscio collettivo di tutti i popoli c'è questa teoria del grande pesce che dagli abissi del mare viene e ingoia gli uomini, Spielberg ha saputo interpretarlo in maniera magistrale. Non a caso Spielberg è ebreo e quindi ha una tradizione, diciamo così, talmudica, cioè è proprio nel suo DNA questo fatto di Giona. E quindi se voi pensate che per milioni di anni, migliaia di anni, il mare è stata come una superficie inviolabile. La gente poteva andare sott'acqua per 5 metri, forse 10, 15, ma non di più. Il resto era un profondo abisso azzurro nel quale potevano vivere gli animali più straordinari, più incredibili, i mostri più immensi e più feroci. Ecco, questa paura che è rimasta, nonostante è una paura atavica che noi abbiamo, è come la paura del buio. Il mare, l'azzurro profondo del mare, sotto certi aspetti ci terrorizza. Ecco, la stessa cosa che accade con il buio, al di là del piccolo cerchio di fuoco, il buio è pieno di esseri spaventosi e ignoti. Spielberg ha dato corpo a questo timore del profondo azzurro ed ha elaborato questa storia tratta da un romanzo che si chiamava proprio Jeeves Fauci, proprio, e che quindi non dava nessun timore, nessun giro di parole. Fauci. Voi se pensate che il megalodonte, il famoso squalo degli abissi preistorico di 2 milioni, circa fra i 2 milioni e i 3 milioni di anni fa, aveva un'apertura della bocca di oltre 2 metri e i denti dai 17 ai 20 centimetri, potete capire che cosa si è sedimentato nell'animo umano per migliaia di anni.
e quindi questa paura rimane, e quindi questo squalo bianco, questo immenso pesce cane che improvvisamente terrorizza le coste americane, è chiaramente una metafora di ogni pericolo, di ogni paura, è la metafora dell'ignoto, e quindi la gente che è innocente e non curante è sulla spiaggia e gioca e ride, mentre noi sappiamo che la pinna dorsale terribile sta solcando le acque dirigendosi verso quella spiaggia, ci riempie di terrore, ci riempie di paura, e i bambini che sguazzano nell'acqua con le mamme tranquille che stanno facendo i ricami o stanno parlando fra di loro o fanno l'uncinetto senza rendersi conto di questo pericolo immenso. Ma Spielberg ha anche l'intelligenza di collocare la storia in un presente molto attuale. Mi riferisco al 75, ma l'avidità dei mercanti c'è sempre, e quindi la località di villeggiatura, ed essendo la località di villeggiatura le spiagge sono molto importanti, è il momento, sono le miniere, è il momento di fare ricchezza per questa piccola cittadina. Quindi nonostante il pericolo le autorità politiche decidono di non chiudere le spiagge, e questo chiaramente causerà dei terribili drammi. Ora, in questo bisticcio fra il denaro e la paura, fra la capacità dei protagonisti, scelti molto bene perché sono tre protagonisti, uno allo sceriffo addirittura ha paura dell'acqua, non va per mare, nonostante che sia in una cittadina marinara. L'altro è Richard Dreyfuss ed è un oceanografo, però è un hippie, è uno strano che insomma per l'epoca sembrava uno quasi incompetente. E il terzo è un lupo di mare, Robert Shaw, che è il lupo di mare tutto di un pezzo, ispido e collerico, con il quale è difficile andare d'accordo. Però questi tre uomini, legati allo stesso destino, vanno per mare, sono tre sfaccettature della personalità umana, e quindi tutte e tre combattono contro questo mostro. Mentre parlavo mi è venuto in mente che c'è un altro precursore molto più recente, che può essere addirittura Il vecchio e il mare di Hemingway, Nobel per la letteratura, perché la lotta che il vecchio pescatore Pablo fa con il gigantesco pesce spada in realtà è la stessa che ha fatto Agab, è la stessa che probabilmente ha fatto Giona, ed è la stessa che facciamo tutti noi, combattendo i mostri del nostro inconscio e combattendo le nostre paure per poter passare un'ora lieta. Io vi assicuro che però non ci sono squali nei nostri mari, e quindi godetevi il bagno e state tranquilli, e buon Ferragosto. Grazie.